Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di Terra Academy. Oggi parleremo di un'opzione di investimento molto utilizzata dalle banche e dagli intermediari, che teoricamente dovrebbe offrire una personalizzazione del proprio portafoglio di investimento e dei vantaggi dal punto di vista fiscale, ma che allo stesso tempo presenta delle criticità alle quali è bene fare molta attenzione. Come avrete già capito, mi sto riferendo alle gestioni patrimoniali. In questo video vedremo quindi cosa sono, quali tipologie sono disponibili, i vantaggi, gli svantaggi ed i rischi legati a questa soluzione. Riguardo questo tema c'è tanto da dire, per cui mettetevi comodi e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Bene, cerchiamo subito di capire cosa sono le gestioni patrimoniali. Le gestioni patrimoniali, abbreviate anche in GP, sono un servizio di gestione del patrimonio su base individuale che adottano quindi un approccio personalizzato. In altre parole, l'investitore affida il proprio capitale ad un intermediario autorizzato, come le società di gestione del risparmio, le società di intermediazione immobiliare o altri istituti bancari, conferendogli il mandato di gestire il portafoglio secondo direttive specifiche. Questo intermediario, nel rispetto del mandato fiduciario stabilito, assume la responsabilità di effettuare scelte di investimento, eseguire ordini di compravendita e gestire le operazioni finanziarie correlate. Questa modalità di gestione permette al cliente di definire le linee guida di rischio e rendimento che l'intermediario seguirà, pur consentendogli di operare con un certo grado di libertà all'interno dei parametri concordati. La personalizzazione, almeno teoricamente, è quindi uno dei pilastri fondamentali delle gestioni patrimoniali, le quali risultano ideali per gli investitori che desiderano una gestione su misura dei loro investimenti. Ma cerchiamo di capire meglio cosa si intende per personalizzazione e gestione individuale. Nel contesto degli investimenti si distinguono due principali approcci di gestione, la gestione in monte e la gestione individuale. La gestione in monte, tipica dei fondi comuni di investimento, tratta il patrimonio collettivo in modo indistinto, senza considerare le esigenze individuali dei singoli sottoscrittori. Per esempio, un gestore potrebbe decidere di acquistare azioni di una determinata azienda per il fondo nel suo complesso, senza riferimento specifico agli interessi individuali dei sottoscrittori. Al contrario, nella gestione individuale, come nelle gestioni patrimoniali, ogni cliente ha un proprio portafoglio personalizzato, gestito in base alle proprie esigenze e obiettivi. Ecco, in realtà c'è da dire che non è sempre così. Nonostante ogni cliente abbia un profilo di investimento unico, che dovrebbe riflettere le sue personali preferenze, nella pratica gli intermediari spesso adottano delle linee di investimento standardizzate. Queste linee, come quella azionaria internazionale o bilanciata, guidano le decisioni di investimento in modo uniforme per tutti i clienti all'interno della stessa categoria. Di conseguenza, se un investimento ritenuto opportuno per un cliente di una gestione patrimoniale catalogata all'interno di una determinata linea di investimento, lo sarà per tutti i clienti di quella linea. Questo approccio riduce di fatto la personalizzazione a un livello di personalizzazione di categoria piuttosto che di individuo, portando la gestione individuale a somigliare, almeno in parte, alla gestione in monte dei fondi comuni di investimento. Questo aspetto solleva dubbi sulla vera natura della personalizzazione promessa dalle gestioni patrimoniali e sull'effettivo valore aggiunto che tali servizi offrono rispetto agli investimenti collettivi standardizzati. Se quindi in portafoglio avete delle gestioni patrimoniali, il primo consiglio che posso darvi è di cercare di capire se si tratta di una gestione personalizzata e quindi creata specificatamente per voi, o se invece è più semplicemente una gestione patrimoniale di categoria. Bene, chiarito quindi questo primo aspetto, vediamo quali sono le tipologie di gestioni patrimoniali che possiamo scegliere. Esistono infatti due categorie, le gestioni patrimoniali immobiliari, abbreviate in GPM, e le gestioni patrimoniali di fondi, le GPF. Queste due formule offrono agli investitori modalità distinte di approccio al mercato, ciascuna con specifici vantaggi e caratteristiche. Le gestioni patrimoniali immobiliari implicano un investimento diretto in strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, ETF e derivati. Questa tipologia offre la possibilità di mirare a specifiche aziende o settori,
consentendo un'alta personalizzazione degli investimenti in base agli obiettivi e alle preferenze del cliente. La GPM è quindi ideale per gli investitori che desiderano un controllo più diretto sui singoli titoli che compongono il loro portafoglio. Le gestioni patrimoniali di fondi, invece, investono il patrimonio del cliente in quote di fondi comuni di investimento o SICAV. Le GPF possono essere categorizzate ulteriormente in monobrand, dove le quote sono investite in fondi gestiti da una sola società, o multibrand, con investimenti in fondi di varie società. L'investimento tramite una GPF è sostanzialmente vantaggioso per chi desidera esporsi a diversi mercati o tipologie di investimento, senza la necessità di selezionare e gestire singoli titoli. Entrambe le tipologie di gestione patrimoniale, GPM e GPF, sono adatte a vari profili di investitore, da quelli con disponibilità finanziarie modeste a quelli con ampi capitali da investire. Inoltre entrambe offrono un buon livello di diversificazione grazie all'investimento in ETF o in fondi comuni. È fondamentale però esaminare attentamente la struttura dei costi associati. Le gestioni patrimoniali immobiliari possono presentare commissioni di gestione più elevate a causa della necessità di selezionare i singoli asset per l'investimento, le quali possono variare in base alla complessità del servizio offerto o al grado di personalizzazione richiesto. D'altra parte, nelle gestioni patrimoniali di fondi, gli investitori si possono trovare di fronte a costi incrementati dovuti alle spese amministrative e altri costi correnti dei fondi. Inoltre è possibile che vengano applicate commissioni di performance nel caso in cui il rendimento del singolo fondo superi determinati benchmark di riferimento. Capite quindi che una delle principali caratteristiche negative delle gestioni patrimoniali sono i costi potenzialmente elevati, per cui il secondo consiglio che posso darvi, se avete questi prodotti finanziari in portafoglio, è di capire a quanto ammontano questi costi e confrontarli con il rendimento medio ottenuto negli ultimi 5 o 10 anni. Bene, passiamo quindi ad analizzare quali vantaggi offrono le gestioni patrimoniali. Come abbiamo già evidenziato poco fa, uno dei principali vantaggi è la possibilità di ottenere una gestione del denaro personalizzata, adatta quindi alle esigenze specifiche e al profilo di rischio dell'investitore, che viene delineato attraverso un processo di analisi del rischio tramite un questionario o un'intervista. Un altro punto di forza delle gestioni patrimoniali è la mancanza di coinvolgimento emotivo che deriva dalla delega totale nella gestione degli investimenti. Questo aspetto permette ai risparmiatori di evitare il coinvolgimento diretto e le possibili decisioni affrettate o emotive che possono derivare da una gestione autonoma del patrimonio. Infine, il vantaggio che più viene pubblicizzato da chi propone questi servizi è relativo agli aspetti fiscali. Le gestioni patrimoniali permettono infatti la possibilità di compensare le minusvalenze con le plusvalenze maturate negli anni successivi, non possibile per esempio se investite in fondi comuni di investimento o ETF. Bene, passiamo quindi ad analizzarne gli svantaggi. Nonostante infatti le gestioni patrimoniali possono offrire un maggiore controllo e personalizzazione degli investimenti ed un vantaggio dal punto di vista fiscale, presentano alcuni punti deboli di cui dobbiamo necessariamente parlare. Nonostante possano permettere il recupero delle minusvalenze, uno degli svantaggi più significativi delle gestioni patrimoniali è proprio il trattamento fiscale applicato ai guadagni. A differenza di altri strumenti di investimento, il prelievo fiscale avviene annualmente sulle plusvalenze maturate, anche se non realizzate. Quindi, se alla fine dell'anno la vostra gestione patrimoniale ha accumulato un guadagno, questo guadagno vi verrà comunque tassato anche se non avete liquidato la posizione e incassato i profitti. Come potete immaginare, questo approccio può erodere i rendimenti complessivi e limitare l'efficacia di strategie a lungo termine come il buy and hold, poiché gli investitori potrebbero vedersi tassare i guadagni teorici che non sono stati effettivamente incassati. Un altro aspetto negativo legato alla fiscalità delle gestioni patrimoniali può essere illustrato con un esempio pratico. Supponiamo che decidiate di liquidare una gestione patrimoniale che avete mantenuto per 10 anni e che vi ha sempre generato dei profitti. Nell'ultimo anno però il rendimento accumulato nel tempo si è completamente azzerato, magari per una crisi di mercato o eventi geopolitici imprevisti. Al termine del decennio vi ritrovereste ad aver pagato le tasse sui guadagni degli anni precedenti, quando l'investimento era profittevole, ma adesso vi trovate a chiudere l'investimento con una perdita.
Di conseguenza, oltre a subire la perdita dell'investimento, avreste anche sostenuto costi fiscali aggiuntivi. Il secondo aspetto negativo è che le gestioni patrimoniali possono presentare una struttura di costi variabile e a volte notevolmente alta. Le commissioni possono variare significativamente a seconda dell'intermediario e il servizio offerto, dall'1% di Moneyfarm fino al 3 o 4% per le gestioni personalizzate, alle quali va inoltre applicata l'IVA al 22%, che aggrava ulteriormente il carico finanziario per l'investitore. Quando si sceglie di affidarsi ad una gestione patrimoniale è quindi fondamentale analizzare i costi in relazione ai benefici previsti dal servizio offerto dall'intermediario. Un altro importante svantaggio è il rischio di conflitto di interessi. I gestori possono essere incentivati a privilegiare prodotti di investimento proposti dalla loro stessa istituzione o da affiliati, anziché scegliere le opzioni migliori disponibili sul mercato. Questo comportamento può chiaramente compromettere la qualità dell'investimento e non allinearsi con gli interessi ottimali del cliente. Un aspetto non trascurabile è la difficoltà nella liquidazione dell'investimento. La personalizzazione del portafoglio in una gestione patrimoniale può infatti complicare la liquidazione degli investimenti. In situazioni in cui sia necessario liquidare i fondi rapidamente o in condizioni di mercato volatili, i tempi per convertire gli investimenti in contanti possono essere piuttosto lunghi, rendendo difficile per l'investitore capitalizzare tempestivamente su altre opportunità o soddisfare esigenze finanziarie urgenti. Infine, le gestioni patrimoniali limitano il controllo diretto sugli investimenti. Nonostante infatti offrano una certa trasparenza, la delega completa della gestione dei propri risparmi a un gestore può ridurre la possibilità per l'investitore di monitorare e controllare attivamente le proprie posizioni. Questo può essere particolarmente problematico per gli investitori che desiderano avere un ruolo più attivo nella gestione del proprio patrimonio. In conclusione, le gestioni patrimoniali, pur offrendo una soluzione di investimento personalizzata e potenzialmente vantaggiosa, comportano una serie di considerazioni critiche, quali un regime fiscale potenzialmente penalizzante, che tassa annualmente i profitti non realizzati, costi variabili e talvolta elevati, che possono erodere i rendimenti netti, e possibili conflitti di interesse, con gestori che potrebbero favorire i propri prodotti finanziari nonostante siano meno vantaggiosi per l'investitore. Infine, la liquidazione degli investimenti può risultare complicata e lenta e il controllo diretto sugli investimenti è limitato. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Come avrai capito, le gestioni patrimoniali potrebbero essere un'opzione di investimento interessante, però vanno valutate attentamente e caso per capire se i vantaggi che offrono riescono a compensare i molti svantaggi e criticità che le caratterizzano. Se hai domande o se ti interessa approfondire gli aspetti delle gestioni patrimoniali o magari vuoi sapere se all'interno del tuo portafoglio di investimento ci sono delle gestioni patrimoniali senza che tu lo sappia, e ti garantisco che potrebbe accadere, puoi lasciare un commento al video, contattarci tramite i riferimenti che trovi in descrizione o scansionando direttamente il QR code che trovi qui a fianco e prenotando una consulenza gratuita con me. Spero che questo video ti sia piaciuto e se hai trovato queste informazioni utili lascia un like per farcelo sapere e iscriviti al nostro canale per non perdere i prossimi contenuti. Inoltre condividi questo video con chi potrebbe trarne vantaggio. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!